Quindi io vi voglio parlare oggi di quello che parlo sempre, non so se abbiate seguito le mie ultime interviste dove ho parlato ampiamente dei droni, di Trump, eccetera, eccetera. Oggi voglio fare un passo indietro per farne due avanti e rientrare in quello che è il grande disegno che sta accadendo, che è un disegno fantastico, meraviglioso, dove un potere invincibile, cosmico e divino sta determinando col suo intervento anche una variazione geopolitica imprevedibile nella geopolitica umana, perché secondo la geopolitica umana oggi noi dovremmo essere sotto radiazione, perché il progetto che aveva il potere legato a Biden, o di cui Biden era un'espressione, voleva uccidere Trump e scatenare una dittatura militare negli Stati Uniti con la scusa del pericolo russo e attaccare Russia e Cina con armi atomiche. Gli extraterrestri lo hanno impedito. Poi hanno chiamato questi mezzi droni, ma per chi ha visto i filmati, è vero che alcuni avevano l'aspetto di droni, ma la stragrande maggioranza erano delle classiche astronavi extraterrestri, cioè quelle che abbiamo chiamato UFO per tanti anni e che oggi il Pentagono ha ribattezzato UAP. La scelta di ribattezzarli UAP non è una scelta per caso, perché UFO è legato a una filiera di pensiero che si lega all'extraterrestre, che si lega all'incontro con loro e si lega a tutto un filone dove l'extraterrestre comunque è un'entità positiva, nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi loro devono avere in mano la filiera del pensiero e determinare non in noi che ormai abbiamo quel tipo di impostazione, ma nelle nuove generazioni una manipolazione mentale per portare i giovani che l'UAP è minaccia. Questo è quello che loro, cioè stanno costruendo una nuova forma pensiero per innestare nelle nuove generazioni un processo che quando saranno adulti ce li hanno sotto controllo e avranno creato in loro quello stesso sistema di reazione e di protezione che impedisce loro di accettare che WAP è bello. WAP deve essere negativo. Quindi oggi noi, nella stragrande maggioranza, la società percepiamo o ci viene venduto come bello ciò che ci uccide e come pericoloso ciò che ci salva. Oggi cos'è la salvezza in Europa? La guerra, le armi, è pazzia. Ci vogliono indebitare a noi tutti di 800 miliardi, anzi hanno già firmato il governo Meloni, ci vogliono indebitare quando fino a ieri i soldi non c'erano per le scuole, non c'erano per la sanità, non c'era per le strade, non c'era per nulla, mo di colpo miracolosamente ci indebitiamo di 800 miliardi. Com'è che la società non reagisce? Perché la loro testa è stata messa dentro una gabbia culturale che ne impedisce il razionale, mi manca la parola, la razionale attività del senso critico. Cioè non si riesce a essere critici su ciò che ci viene detto. Cioè oggi l'essere umano riceve una informazione e rimane catatonico, perché uno dei sistemi che usano è quello della dissociazione cognitiva e la reazione dell'essere umano è quella del cane di Pavlov. Non sai cosa fare, perché se ti viene detto bisogna usare le armi per la pace è una dissociazione cognitiva. Armi e pace sono in opposizione, disarmo e pace è in armonia, armi e pace è in contrapposizione, ma loro, che la maggioranza della società, degli esseri umani, ritiene l'autorità, se l'autorità ti dice, quindi il papà Stato, ti dice che armi vuol dire pace, e l'ha detto lui, però armi e pace e rimani così. E nella nostra incapacità di reagire loro portano avanti i loro processi.